Buongiorno. Abbiamo qualche novità. Nulla di influente. Questa piantina. Bellissima. Poi Stefano si è comprato il cellulare nuovo perché quello là si è rotto. Mannaggia, non immaginate neanche il fastidio che provo a comprare queste cose qua. 119 euro, sia chiaro, non 1000. E poi ci siamo fatti fare dalla nonna di Stefano la tendina, perché per me la tenda fa proprio casa. Quindi adesso stiamo cercando di avvitarlo qui, solo che questa sporge e quindi qua l'asta non avremmo potuto metterla, ma Stefano ha avuto l'idea di ricavare dei quadratini di legno, attaccarli qui, così che qua attacchiamo i gancetti per la tendina. Ovviamente questo legno fa parte del vecchio divano. Esatto. Comunque oggi è il 21 ottobre, noi siamo in montagna, scappati dalla città ieri che abbiamo dovuto fare un po' di commissioni. La vista bella è di là, fargli vedere la vista di là. E la vista figa è questa. E tra l'altro ha nevicato stanotte in montagna. Esatto. In montagna alta. Tutto completamente bianco sulle punte. Completamente sulle punte. bianco. Bello però. Meraviglioso. Qua era da un po' che non ci venivamo. Sarà più di un anno che non veniamo qua. Buongiorno, questa è l'atmosfera. Ottimo. Alla fine ieri non vi abbiamo fatto vedere poi la tenda fatta e finita, adesso spero di non bruciarla. Io farei questo gesto qua. Che secondo me. Allora, tac. Poi ho messo il velcro perché sennò rimarrebbe così sul tavolo, un po' scomoda. Quindi tac tac e voilà. È bello, non c'è niente da dire. Fa proprio casa la tenda. E ora dobbiamo metterla anche di qua comunque. Sì. Abbiamo già creato Made in Stefano. Abbiamo già creato esatto. I due blocchetti, abbiamo già sistemato questo, adesso dobbiamo andare a comprare la tendina e farcela ricamare da sua nonna. Certo, mica la ricamo io. Poi abbiamo comprato anche questo coprimaterasso perché l'altro era troppo corto e adesso finalmente non cade ogni volta che ci sediamo. Mi veniva un nervoso. È vero. Comunque il meteo è questo, sarà così tutto oggi. Ma allora verso le 3:30, 4 dovrebbe alzarsi un vento da 70 km/h, c'è scritto, giusto. staremo qui ad aspettarlo. E dovrebbe portare via tutte le nuvole e fare un sole pazzesco perché è 3 giorni che siamo dentro la nebbia. Infatti la batteria la batteria è a 13,1. no vabbè 13,1 ma perché sta segnando che sta È caricando vero, sta caricando qualcosina. qualcosina, sì. Quanto sta caricando? 6,1? 0,4 figurati. Pazzesco però. Non è niente 0,4, il cinebasto già solo sta consumando 1 ampere almeno. Sì. Le temperature sono 9 gradi fuori e vabbè 21 dentro perché abbiamo il riscaldamento acceso. Non sono bassissime le temperature, quindi effettivamente si sta bene. Si sta bene. Poi quando farà più freddo vi faremo sapere se dalla finestrella entra il gelo, come qualcuno di voi ci ha scritto nei commenti, ma non penso. Siccome ha piovuto tutto il giorno, cioè tutta la mattina, non è entrata una goccia, quindi top. Dietro di noi abbiamo un Marco. Casino. Ok, ha iniziato a fare questo vento atroce, da sto lato si è coperto tutto e sta anche piovendo. Solo da quel lato, cioè Solo anche da di qua, quel però lato. arriva principalmente da quel lato perché sputa da là il vento. Qua è un'altra stagione. Qua è un'altra stagione.
Oh, una foglia. Si è spiaccicata una foglia. C'è un vento incredibile. No, ma pazzesco. Prima ha dato una folata allucinante. Ma mette 80 km orari, neanche adesso in realtà. Fra un'oretta o neanche, sì, fra mezz'ora così mette 80 km orari tutta la sera. Adesso stiamo riguardando il video che ho montato. Sì, stiamo guardando un video che ha montato Eli e poi andiamo assolutamente subito da Marco perché non vediamo l'ora di vedere quanto balla Osvaldo. Sì, perché questo qua è un furgone, balla meno. Sono curioso di andare a vedere su quel cesso come si sta. Guardate. E comunque balla, guardate. No, balla come? Ma fra un po' Marco si sposta. Dici? Sì. Almeno si mette contro, perché il vento arriva proprio da là. Proprio da là, perché c'è una vallata e quindi arriva da lì. No, forse Marco è di muso, giusto? Vediamo. Sì, lui è di muso. Però comunque ballerà lo stesso anche più di noi, perché comunque balla di più sicuramente un mansardato. Certo. Non vedo l'ora di scendere, aspetto che finisca di piovere e poi andiamo da Marco. Questo è il fumo che sta uscendo dal nostro cinebasso, perché ieri forse ha deciso di smettere di funzionarci, quindi oggi è tutto il giorno che Marco e Stefano stanno provando ad aggiustarlo, hanno cambiato la pompetta, hanno cambiato la candeletta e adesso stanno provando l'accensione. È una cosa abbastanza devastante, mamma mia, porco Giuda, che schifo, la puzza. Madonna. Comunque, oggi è il 28 ottobre, noi appunto siamo con Marco che stiamo appunto aggiustando questo cinebasso, anche perché con l'arrivo dell'inverno che non ci funzioni uno dei due riscaldamenti è un po' brutto. Per carità, la truma funziona sempre meravigliosamente, però 5 minuti di accensione e stiamo soffocando praticamente dal calore. Invece il cinebasso ti mantiene la temperatura a 20-21 gradi, quindi ci serve assolutamente. Quindi questo dobbiamo risolverla prima dell'inverno e prima che Stefano parta per il Giappone, che la prossima settimana partirà. E quindi vediamo oggi se sono riusciti a far qualcosa. Tra l'altro ieri sera, mentre salivamo in questo posto qua, abbiamo incontrato un lupetto per strada, bellissimo, si vede poco, adesso metterò poi il video ripreso dalla nostra dashcam, però si vedrà poco perché ci è venuto praticamente dietro una curva, ci stava correndo diciamo incontro e poi appena ci ha visto appunto è subito andato a sinistra dentro il bosco e quindi è stato proprio un anfratto, però l'abbiamo visto. Stefano ovviamente è emozionatissimissimo, devo dire che è stato molto figo, e un lupetto era, bello, emozionante. Devo dire che salire nei posti la sera ti fa incontrare molto di più animali selvatici. Quindi resteremo qui ancora fino a venerdì, poi venerdì riscendiamo a Torino perché abbiamo delle altre commissioni da fare e poi martedì Stefano parte, quindi rimarremo lì, io andrò a stare da una mia amica con il camper e basta. Quindi finché poi Stefano non tornerà chiaramente non gireremo nessun video perché non andremo da nessuna parte, non faremo nulla, e quindi ho detto comunque a Stefano di girare un po' di video in Giappone ovviamente, quindi qualcosa quando poi tornerà metterò insieme e basta. Buongiorno! Dunque, oggi è il 5 novembre. Stefano è arrivato giusto stamattina in Giappone, che in realtà lì sono le 2:30, mentre stamattina quando mi ha scritto erano le 6:30 più o meno da noi. Quindi tutto a posto, volo andato bene, non hanno dormito assolutamente nulla, un sacco di gente, però tutto a posto, adesso si dovranno districare per andare a cercare l'hotel, eccetera eccetera.
Io intanto sono qua dalla mia amica e starò qua per tutti i 10 giorni che Stefano se ne andrà, così almeno sto in compagnia, sto nel suo cortile e sono anche tranquilla sotto questo aspetto. Già che ci sono, vi do qualche novità barra anche informazioni. Dunque, intanto qualche giorno fa che eravamo a Rivoli, ci hanno rubato le piastre che noi teniamo sul cofano davanti. È stata una cosa veramente allucinante ritrovarsi, ci siamo ritrovati solo con i bulloni attaccati, è stato molto toccante, nel senso che non è tanto per i soldi che abbiamo speso per le piastre, ma più che altro perché ci hanno praticamente deturpato casa nostra. E siccome questa non è neanche la prima volta che ci deturpano casa nostra, ci girano abbastanza le balle. Però purtroppo la famiglia sta in città, vive in città e noi non possiamo fare altrimenti che parcheggiarci lì. Però abbiamo già detto che andremo molto meno, perché ci siamo benché stufati di queste situazioni che si creano sempre nelle città. Non è possibile proprio avere un mezzo camperizzato, perché poi sono quelli che principalmente adocchiano e principalmente puntano, e quindi abbiamo detto, siccome è casa nostra e non è un mezzo che usiamo nel weekend o nelle vacanze, ma è casa nostra, non amiamo sicuramente che ce lo deturpino così, che ce lo violino, e quindi abbiamo detto scenderemo molto 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 meno. E questa è la prima novità. Allora, poi abbiamo messo la seconda tendina, bellissima, adesso le abbiamo tutte e due, si crea proprio casa. L'altra cosa è che la 70 Mai, cioè il nostro sponsor della dashcam, ci ha mandato qualche accessorio, che sono la piattaforma per il 4G e la schedina di memoria da 512 giga. Allora, in realtà pensavo che mi mandassero anche il sensore di parcheggio, o deve ancora arrivarmi, non ho ancora scritto comunque. Per la schedina SD, fantastico, oltretutto 512 giga, fantastico. Per invece la piattaforma del 4G abbiamo deciso che non la metteremo noi, per il semplice fatto che servirebbe comprarsi una scheda SIM per inserirla dentro, che faccia perché praticamente questa qua serve per, diciamo, avere una specie di GPS nel camper, quindi se dovessero rubartelo tu sai sempre dov'è, e soprattutto puoi tenere la telecamera attiva e anche da remoto tramite l'applicazione, perché c'è l'applicazione, che sarebbe questa l'applicazione. Adesso la dashcam non è collegata, ma si collega tramite adesso il wifi, e se ci attacchiamo questa si collega tramite la scheda SIM, e potremmo controllare, diciamo, il camper anche quando siamo in giro. Il fatto è che noi abbiamo già una telecamera per il momento, e quindi diciamo che non vogliamo farci un abbonamento per una scheda SIM, perché chiaramente servono i dati, quindi servirà farsi un piccolo abbonamento che sicuramente può essere anche di pochissimi megabyte, non servono neanche giga secondo me, e quindi andrebbe bene. Infatti lo teniamo perché comunque prima o poi lo metteremo, però per il momento ho deciso di non farlo, anche perché Stefano ha guardato e per collegarlo servirà collegarlo direttamente alla batteria, quindi siccome noi oltretutto abbiamo deciso il prossimo anno, perché quest'anno non ci sono più soldi, il prossimo anno abbiamo deciso di migliorare la nostra indipendenza di energia elettrica,
non lo attacchiamo adesso, magari lo attaccheremo quando poi faremo tutto il lavoro, perché dovremo aumentare le batterie, dovremo aumentare i pannelli solari, perché adesso nonostante la power station comunque facciamo leggermente fatica a rimanere per tanti giorni in un posto solo se non c'è il sole. E siccome adesso arriverà l'inverno e noi tendiamo a stare un po' di più nei posti per risparmiare gasolio, magari diventa un po' difficile. Quindi il prossimo anno, se riusciamo ovviamente a raccimolare i soldi che servono, aumenteremo la nostra indipendenza di energia elettrica. Quindi questa è la novità. Tra l'altro vorrei dare anche la mia, diciamo, personale opinione di questa dashcam. Direi che per persone come noi che abbiamo proprio constatato che siamo praticamente su strada più spesso di quello che è la normalità, diciamo, è essenziale, perché ti dà proprio una sicurezza in più su strada, anche perché solo chi fa tanti chilometri capisce cosa vuol dire stare su strada, vede quanti incidenti ci sono al giorno, e quindi secondo me avere un occhio che controlla ciò che succede è essenziale, soprattutto se è addirittura a casa tua. Insieme alla dashcam loro ci avevano dato anche la telecamera posteriore, però siccome è stata pensata per le auto principalmente, noi non l'abbiamo collegata, perché a noi non serve una telecamera interna, a noi serve una telecamera esterna, e quella lì non era waterproof e quindi non avremmo potuto metterla fuori perché non avrebbe resistito alle intemperie, diciamo, del tempo. Quindi non l'abbiamo utilizzata, ma c'è nel kit ovviamente. Come visuale, oltretutto la dashcam fa degli ottimi video sia di giorno che di notte, con tutti i dati che servono, sia l'orario sia la data, e sia anche le coordinate GPS, che io però ho deciso di non inserire nei miei video per il semplice fatto che ogni tanto nei video io metto questi spezzettoni delle strade che facciamo per andare su in montagna, ma non voglio sapere dove stiamo andando, e quindi l'ho tolto. Quindi c'è anche l'opzione tramite l'applicazione per togliere le coordinate GPS se non si vuol far sapere, se si vogliono mettere i video, che ne so, pubblici come facciamo noi. Se non si vuole far sapere si può togliere solo quel dato e lasciare la data e l'orario, che sono molto molto importanti se dovesse mai succedere qualcosa. Come avete visto anche nei video precedenti, la dashcam fa sia video fuori che anche interni, quindi si gira la telecamera, fa anche delle foto ed è a comando vocale solo quando non è collegata all'applicazione. Quando collegate all'applicazione della dashcam, il comando vocale non funziona più e comandate tutto dall'applicazione. Oltretutto dal 10 al 14 novembre la 70mai fa uno sconto del 25% per il Black Friday. Ovviamente nella descrizione del video troverete i due link, uno per acquistarlo direttamente dal loro sito e il secondo per acquistarlo se volete da Amazon. È un accessorio che io personalmente consiglio, perché è da tanto tempo che ci pensavamo di acquistare una dashcam, principalmente perché siamo tanto su strada. Al giorno d'oggi è sempre peggio e quindi è sempre meglio avere un occhio in più e soprattutto un'assicurazione, tra virgolette, in più. Casualmente questo sponsor ci ha contattati, ci siamo fatti mandare la dashcam, l'abbiamo provata, l'abbiamo testata e devo dire che è veramente un ottimo accessorio, funziona da Dio, ha tantissimi accessori come appunto la scheda SD, il kit del 4G e anche il kit di parcheggio, che io adesso non ho, e quindi secondo me è veramente completo. Funziona, si vede da Dio sia di giorno ma soprattutto di notte, che è il momento più importante, perché di solito le telecamere di notte non hanno una buona visibilità, invece questa ha un'ottima visibilità e quindi ve lo consiglio. Quindi per quello che riguarda me, io resterò qua ancora questi 10 giorni che Stefano è in Giappone
con Andrea. Ovviamente non riprenderò praticamente nulla se non magari la colazione, perché sono principalmente con la mia amica a casa sua e quindi non avrei molto tempo o comunque non avrei nulla da far vedere. Quindi riprenderemo con i video quando Stefano tornerà, che ce ne andremo in montagna e lì resteremo.